che cos'è il data cleaning? Il data cleaning è una delle operazioni dei compiti che tiene impegnato maggiormente durante il suo orario lavorativo un data analyst. Come dice la parola in inglese, data cleaning significa pulizia dei dati, pulizia del dataset. Quindi raccoglie un po' tutte quelle operazioni che vengono fatte nel momento in cui andiamo ad analizzare un dataset e andiamo ad effettuare poi delle modifiche. Infatti, sia se i dati vengono raccolti da un essere umano mediante questionari o inserimento tramite fogli elettronici, o sia se vengono comunque raccolti mediante strumenti tecnologici, l'errore poi è sempre dietro l'angolo. Per esempio, per quanto riguarda l'essere umano, può esserci sempre un errore di digitazione, o per quanto riguarda magari un sensore elettronico che registra una determinata temperatura. Con il passare del tempo questi strumenti possono deteriorarsi e quindi le misurazioni possono essere inesatte. Abbiamo visto quindi, qui ho elencato una serie di tipologie di errori che possiamo andare ad incontrare, quindi dati mancanti, errore lessicale, errore di irregolarità, di formattazione, di duplicazione, contraddizione e valori anomali. E, possiamo fondamentalmente raggrupparli in tre macro aree: quella dei dati mancanti, che sono appunto dei veri buchi sul dataset. In questo caso si può agire anche se non c'è una regola esatta, però abbiamo diverse tipologie di strategie. Possiamo mantenere il dataset originale con i vari buchi, se il nostro dataset è molto, molto ampio, è sufficientemente grande da non risentire particolarmente della presenza di pochi dati mancanti. Oppure possiamo eliminare delle variabili a seconda sempre questo del tipo di analisi che andiamo a fare, quali sono quindi le nostre priorità. Se c'è una variabile che non riteniamo particolarmente importante per l'analisi, che presenta però molti valori mancanti, allora possiamo anche farne a meno. La stessa cosa per quanto riguarda le righe: possiamo eliminare delle righe che contengono dei valori mancanti, facendo però attenzione al fatto che questa presenza di valori mancanti in determinate righe non sia casuale e che non andiamo poi ad eliminare tutte delle righe che hanno delle caratteristiche in comune, quindi andiamo poi a modificare la rappresentatività del nostro campione. E ovviamente poi più andiamo a ridurre il nostro dataset, quindi eliminando righe o colonne, e più avremo comunque dei risultati che saranno un po' meno attendibili. Quindi se vogliamo evitare questo problema possiamo comunque provare ad imputare dei valori laddove siamo in grado comunque di poterlo fare. Per esempio, se è una variabile quantitativa, possiamo sostituire il valore presente in una determinata colonna con la media della colonna, oppure con la mediana, che in alcuni casi è anche preferibile, visto che è meno sensibile agli outlier rispetto alla media. Oppure, in caso ancora più complicato, possiamo fare la regressione tra le variabili del nostro dataset per cercare di imputare il valore mancante eh, per la nostra variabile in questione, in funzione delle altre. Per quanto riguarda i dati anomali, invece, possiamo raggrupparli in due categorie. Sono quei valori che sono, diciamo, molto diversi e molto anomali appunto rispetto al resto della distribuzione di una certa variabile, e in alcuni casi sono palesemente falsi, palesemente quindi aberranti, che possiamo tranquillamente cancellarli e poi decidere se imputarli o meno. E talvolta però, per esempio, il valore anomalo è semplicemente un valore che ha un valore, diciamo, un picco, diciamo, massimo o minimo rispetto agli altri, e si differenzia dagli altri, ma potrebbe essere plausibile. E quindi in quel caso, prima di farne a meno, è sempre meglio pensarci tre volte. Quindi eventualmente è meglio mantenerli e poi fare presente, per un discorso poi di integrità intellettuale, quando si vanno a esporre determinate conclusioni, che abbiamo trovato dei valori che erano anomali e che hanno magari modificato poi, per esempio, la media della distribuzione.
Infine, per quanto riguarda i dati duplicati, non c'è una regola precisa per andare ad individuare un dato duplicato. È opportuno comunque mantenere nel dataset un campo chiave, un identificatore che ci permette di appunto individuare univocamente i vari singoli record per far sì che non ci siano appunto delle coppie di righe uguali. Una volta individuato comunque un dato duplicato, dobbiamo verificare appunto se siano coerenti tra di loro queste righe e eliminarne una, se sono due, oppure mantenerne soltanto una. Andiamo a vedere quindi un dataset di esempio e vediamo quali sono i tipi di errori. Come possiamo vedere ci sono dati mancanti e ne troviamo due, uno qui sulla colonna dei paesi ed uno qui sulla data di nascita, e lì non possiamo farci veramente nulla, li rimanterremo come valori mancanti. C'è poi un errore lessicale, l'errore lessicale è quello del campo 24 sulla colonna dei paesi. Questo palesemente non è un paese e palesemente quindi sarà un valore che andremo a cancellare e non sappiamo come indovinare poi il paese della persona in questione, quindi rimarrà inevitabilmente un buco. Per quanto riguarda invece gli errori di irregolarità, l'errore di irregolarità è quello che abbiamo nel caso del campo dell'altezza, poiché abbiamo misurato per tutti gli altri l'altezza in metri, in questo caso invece abbiamo Winston che ha un'altezza misurata in centimetri. In questo caso quindi si può mediante una serie di passaggi convertire l'altezza da centimetri in metri e possiamo risolverla quindi senza problemi. Per quanto riguarda invece l'errore di formattazione ne abbiamo due. Uno è quello relativo al campo della mail, per esempio abbiamo qui due indirizzi mail, non è necessariamente un errore grave, diciamo, questo dipende molto da come poi è impostato il programma. Se noi vogliamo che ci sia soltanto un campo mail, questa presenza di due mail potrebbe andare a creare un crash del programma, quindi è meglio mantenerne soltanto una. E l'altro errore invece di formattazione è quello relativo all'età. Questo è un grande classico, infatti diversi paesi utilizzano diversi sistemi di registrazione delle date. In questo caso noi abbiamo questo formato che è completamente differente dagli altri e anche in questo caso mediante una serie di procedure potremo modificare la nostra data di nascita uniformandola a tutte le altre che prevedono giorno, mese e anno, ad eccezione di questo campo che invece risulta essere, se non è errato, mese, giorno e anno. Quindi in questo caso, se siamo sicuri che quella sia la data o che possa essere la data, allora anche in questo caso si può riconvertire, altrimenti se non vogliamo rischiare possiamo comunque lasciarlo come un campo nullo. Abbiamo poi l'errore di duplicazione. In questo caso, per individuare l'errore di duplicazione, utilizzeremo quindi il nostro campo che funge da chiave, quello dell'indirizzo mail. Abbiamo un Bernard qui e un altro Bernard qui che hanno lo stesso indirizzo mail. In questo caso lo consideriamo giustamente un duplicato e andiamo a fare poi un'integrazione andiamo a controllare poi le due righe per fare poi il controllo per vedere se comunque i valori sono coerenti. Ovviamente questo è un altro tipo di errore, qui abbiamo il Bernard con la B minuscola e qui invece per esempio a maiuscola, anche in questo caso è formattato tutto o tutto in maiuscolo o tutto in minuscolo. Andremo quindi ad inserire, in questo caso manca l'età e prenderemo l'età del Bernard della riga numero 1. Il paese manca nella riga numero 1 e integriamo con quello della riga numero 6. Per quanto riguarda l'età, incontriamo il nostro prossimo tipo di errore che abbiamo individuato, ossia l'errore di contraddizione. Abbiamo due campi, due record relativi alla stessa persona, ma con altezze diverse. In quel caso cosa si può fare? O facciamo, non possiamo tirare a sorte, non mi sembra una cosa molto sensata. La cosa che sembra più logica in questo caso è fare la media tra le due osservazioni. Infine, l'ultimo tipo di errore è quello, nel nostro esempio di oggi, è quello del valore anomalo.
un valore anomalo è quello dell'altezza di Ursula. Infatti possiamo verificare che tra i vari campi delle altezze registriamo un'altezza di 3,45 m. Ora, può succedere che ci sono casi di persone molto alte, ma 3,45 m sembra palesemente un valore falso. Quindi in questo caso o eliminiamo il campo, il dato appunto sull'altezza di Ursula e lo lasciamo come valore mancante, oppure potremmo provare a stimarlo per esempio facendo la media della popolazione, oppure la media non abbiamo altri dati sul Canada o altri dati relativi al genere, potremmo fare per esempio la media per genere, oppure potremmo fare la regressione se ci fossero una serie di variabili che ci aiutassero nella nostra analisi. Male che vada, in questi casi, se non siamo sicuri, l'importante è mettiamo un valore nullo e non rischiamo. Per oggi quindi è tutto per quanto riguarda i tipi di errori. Andiamo poi nelle prossime settimane a valutare più nello specifico le varie tipologie di errori e come si può andare a correggere questo tipo di problematiche.